Ciao a tutti ragazzi e ragazze, torna settembre e con settembre non soltanto torna il calcio giocato e torna un pochino più di freschino, ma tornano anche i video sul secondo canale a grandissima richiesta. Allora ragazzi, il primo video di questa nuova stagione sul secondo canale parte con qualcosa che ho fatto quest'estate e come vi dico spesso, oggi vi girerò questo video che è il video esattamente che avrei voluto trovare prima di partire per una crociera. Cioè quel video che lo guardi e ti dà praticamente tutte le risposte a tutti i dubbi e a tutte le domande che ti vengono prima di andare a fare una crociera. In tutte queste settimane, sia prima di partire che poi dopo quando sono tornato, mi avete fatto un sacco di domande su tutti i miei social riguardo alla vacanza. Tutte domande che io ovviamente mi sono preso, mi sono scritto e adesso risponderò a tutte queste domande. Sono delle domande, alcune abbastanza specifiche, altre invece sono delle domande di carattere generale, tipo quando sono andato e perché sono andato in quel periodo, perché proprio una crociera. Poi quanto costa, che ovviamente è la domanda che tutti mi avete fatto, mi sono segnato tutti i costi. Quindi alla fine di questo video vi dirò esattamente quanto ho speso per una settimana in crociera, dove ho parcheggiato, quindi cercherò di darvi anche tante informazioni proprio di carattere pratico, di dove lasciare la macchina ovviamente se uno come nel mio caso parte da Venezia. Il pacchetto bevande, forse la domanda più gettonata di tutte. Lollo, ma l'hai fatto il pacchetto bevande? Adesso risponderò a tutto. Il pacchetto internet, il pacchetto escursioni importantissimo perché ci sono tante cose che averle sapute prima avrei uno risparmiato dei soldi e due mi sarei organizzato probabilmente in un modo completamente diverso. Altra domanda gettonatissima, ma si mangia bene in crociera? Poi vi rispondo, il costo totale, vi stavo dicendo, vi dirò il costo totale di tutta la crociera, le spese aggiuntive, perché anche questa è una cosa che non vi racconta nessuno nei video delle crociere. Tu finisci la crociera e quando hai finito poi avrai un conto finale delle spese aggiuntive oltre a quelle che già hai sostenuto. E poi concluderemo il video con due domande importantissime. Lollo, ma ne è valsa la pena? E soprattutto Lollo, ma tu una crociera la rifaresti? Allora, iniziamo a spulciare tutte le domande. Ovviamente queste cose che adesso io vi racconterò valgono per la mia crociera. Io sono stato in crociera dal 10 al 17 agosto. Ho utilizzato un operatore che si chiama MSC e la crociera sulla quale sono andato era la MSC Lirica. Ma tutte queste informazioni che io vi darò da adesso in poi ovviamente valgono per tutte le crociere di MSC e come carattere generale valgono praticamente per tutti i tipi di crociere. Allora, vi stavo dicendo, quando io sono andato in crociera dal 10 al 17 agosto, ovviamente sono dovuto andare dal 10 al 17 agosto perché la mia compagna, anzi questa è una cosa importantissima che poi si rispecchierà in tutte le risposte che io vi darò. Io sono papà, ho un bambino di 5 anni e ho ovviamente una compagna che si chiama Claudia, quindi tutte le decisioni e tutte le cose che abbiamo deciso di fare le abbiamo decise di fare anche ovviamente in ottica di rispettare sia la vacanza della mia compagna, ma soprattutto ovviamente chi è genitore mi capirà benissimo, rispettare la vacanza del mio bambino. Quindi quando sono andato dal 10 al 17 agosto, sono andato dal 10 al 17 perché la mia compagna aveva soltanto le vacanze dal 10 al 17. Seconda domanda, anche questa è importantissima. Ma Lollo, ma perché hai scelto proprio una crociera? Ovviamente la scelta di fare una crociera o non fare una crociera è sempre una cosa molto soggettiva. Io, per chi non lo sapesse, questo è il mio secondo canale. Ovviamente ho anche un primo canale che mi occupo di sport e tanti anni fa avevo un altro canale seguitissimo che si occupava di viaggi. Quindi io nella mia vita di viaggi ne ho fatti tantissimi, ma la scelta in quest'estate di andare proprio sulla crociera è stata nel nostro caso una scelta soggettiva, perché volevo provare a portare il mio bambino all'interno di una vacanza che credo che poi sia la motivazione che spinge un po' tutti ad andare su una crociera, cioè il fatto che tu puoi fare le escursioni e poi ci arriviamo a parlarne, le escursioni, quindi puoi andare a visitare dei posti, ma soprattutto sulla nave hai la possibilità di intrattenere il tuo bambino, perché comunque ci sono le piscine, ci sono gli spettacoli serali, ci sono il mini club. Il mio bambino non ci voleva andare, ma sono a disposizione per tutte le fasce di età, dai neonati fino ad arrivare fino ai 17 anni, quindi la possibilità per i papà e per le mamme di lasciare il proprio bambino anche comunque in custodia a qualcun altro e potersi godere insomma qualche minuto di
sole. Allora, io vi stavo dicendo, la crociera che abbiamo fatto si chiama MSC Lirica. È una nave abbastanza vecchiotta, perché è una nave di circa una quindicina d'anni, leggevo più o meno dalle informazioni a bordo, ma l'ho trovata comunque una crociera abbastanza moderna, devo dire, bella, tutta la struttura della crociera, ovviamente è fatta come le vecchie navi da crociera, cioè quindi fatta tutte a piani, fatta tutta a piani, più sali ovviamente, più arrivi nella parte diciamo quella in alto dove ci sono le piscine, invece tutte le nuove, e all'interno ovviamente tu non puoi passare da un piano all'altro se non con le scale oppure con ovviamente l'ascensore. Invece tutte le nuove navi da crociera, specialmente le ultime uscite nell'ultimo quinquennio, sono delle navi completamente diverse dove tu puoi passare da un piano all'altro, all'interno hanno tutto uno spazio vuoto, anche MSC e anche altri operatori, Costa Crociere, hanno questo tipo di crociere, ma in questo caso la nostra MSC Lirica era una crociera vecchia, ripeto, di circa una quindicina d'anni, però ancora molto valida come strutture e soprattutto come manutenzione. Altra domanda: Lollo, ma costa tanto? Allora, in totale solo della crociera, ovviamente per fare questo tipo di valutazione dovete pensare che io l'ho fatta dal 10 al 17 agosto, quindi stiamo parlando della settimana in generale probabilmente che costa di più in assoluto. Ma per quanto ci riguarda abbiamo speso in tre, quindi io, Claudia e il nostro figlio di 5 anni, solo, dopo arrivo a raccontarvi tutto il resto, solo della crociera abbiamo speso circa 4.000 euro, e dopo ovviamente vi racconto tutto il dettaglio di dove ho speso bene i soldi e dove in realtà li ho buttati via. Questa è una tematica importante, il parcheggio. Allora, io quando dovevo scegliere il parcheggio, all'inizio vedendo il costo del parcheggio che ti viene consigliato da MSC, ho storto un po' il naso, perché comunque si parla di 120 euro a settimana per mettere la macchina nel parcheggio di Marghera. Però poi col senno di poi, ed è per questo che giro questo video, col senno di poi, ragazzi e ragazze, è una scelta che assolutamente vi consiglio di fare. Uno, perché è vero che costa tanto, ma tu arrivi con la macchina e parcheggi letteralmente davanti all'entrata di dove poi fai fare il check-in della crociera. Quindi sì, costa tanto, stiamo parlando di circa 20 euro al giorno per lasciare lì la macchina, però tu sia quando arrivi i bagagli te li devi portare per 20 metri, sia quando torni ti portano con il pullman e ti lasciano proprio davanti al tuo parcheggio. Quindi parcheggio di Marghera noi abbiamo preso, costo 120 euro, super mega consigliato. Pacchetto delle bevande, e qua entriamo nel famoso rabbit hole del pacchetto delle bevande. Allora, è una cosa anche questa molto soggettiva, perché il pacchetto delle bevande ha un costo, ragazzi e ragazze, ha un costo che è letteralmente folle, perché si parte da 3 fino ad arrivare a 500 euro a testa a settimane. Capite che mi metto nei panni ovviamente di tutte le famiglie e tutti i papà e le mamme che staranno guardando questo video. Nel momento in cui già spendi 4.000 euro per una crociera, se poi devi aggiungerci altri soldi per il pacchetto bevande diventa un problema. Una cosa importantissima, anche questa che nessuno vi dice: il pacchetto bevande ovviamente non è che lo può fare solo il papà o la mamma, o lo può fare solo un compagno della coppia. No, ovviamente se all'interno della stessa stanza ci sono 2 adulti, i 2 adulti sono obbligati a fare entrambi il pacchetto bevande. Io nel mio caso il pacchetto bevande non l'ho fatto per un motivo. Uno, perché praticamente io sono quasi astemio, quindi praticamente non bevo nulla, quindi per me sarebbe stato sprecato. Ma io ho fatto un semplice calcolo matematico, cioè io, per quanto io avrei potuto bere magari qualcosa, non avrei mai speso 1.000 euro in una settimana tra me e Claudia di bevande, o magari qualcosa che avevo voglia di bere la sera, un amaro o una cosa del genere. I prezzi sulla nave ovviamente sono abbastanza elevati nel momento in cui vai a prendere un cocktail o vai a prendere una qualsiasi altra cosa. I prezzi ovviamente sono proporzionati al fatto che te sei su una crociera, quindi poi sta lì a voi fare il calcolo se ne vale o meno, se vale la pena spendere appunto questi 500 euro oppure no, a testa ovviamente. Da specificare bene il discorso bevande. All'interno dei pacchetti bevande, che costano tantissimo, avete una bottiglia d'acqua a testa sia a pranzo che a cena. Quindi non avete tutte le bottiglie d'acqua che volete, avete semplicemente una bottiglia d'acqua a testa a pranzo e a cena.
Comunque vada, l'acqua è sempre a disposizione in modo gratuito, ovviamente parlo del pranzo, quindi colazione e pranzo, è sempre a disposizione in modo gratuito all'interno del dispenser, quindi nel caso voi aveste voglia comunque di bere, ovviamente mentre stai mangiando c'hai voglia di bere dell'acqua, vai a prenderla dal dispenser. L'acqua però non è buona. Questa cosa io non l'ho trovata da nessuna parte e ve la racconto io, vista che nessuno ve l'ha detto. L'acqua sulla MSC, in questo caso la Lirica, che era la mia crociera, l'acqua non era buona. Addirittura siamo arrivati gli ultimi 3 giorni che abbiamo dovuto comprare l'acqua per il bambino in bottiglia, perché il bambino diceva che sapeva, ovviamente è acqua depurata, acqua ripulita, quindi ovviamente non è come bere l'acqua dalla bottiglia, stai bevendo un altro tipo di acqua. Magari un adulto, come nel nostro caso, la bevi lo stesso, mio bambino invece non la beveva, non gli piaceva, quindi alla fine a lui durante le cene, durante i pasti, scusate, quindi colazione e pranzo, ho dovuto comprargli una bottiglietta d'acqua. Cosa invece diversa per quanto riguarda la cena. Quando vai a fare la cena nelle crociere devi sempre prendere da bere. Ovviamente non ti puoi alzare perché la cena la sera è fatta in un posto completamente diverso, quindi non ti puoi alzare e non c'è il dispenser, quindi devi andare a prendere, devi acquistare una bottiglia direttamente da loro. Mi sono preso anche tutti i prezzi, perché ovviamente una bottiglia d'acqua, in questo caso noi spendavamo 7,48 € per 2 bottiglie d'acqua. Noi ogni cena, io e Claudia e il bambino e Leonardo, bevevamo 2 bottiglie d'acqua, quindi più o meno 3,70 € a bottiglia. È tanto? È poco? Quello che vi dicevo prima, sei comunque su una crociera, quindi è inevitabile che le cose costino di più. Dopo vi faccio tutto il recap di quanto ho speso e se ho fatto una scelta sbagliata o meno in questa cosa. Una altra cosa che mi sono segnato qua sul mio foglio da raccontarvi è scena finale. Quindi alla fine della crociera, prima di scendere, devi andare a saldare questo foglio, che è quello che praticamente riepiloga tutti i costi extra di cui vi parlavo prima. Scena che ho visto un sacco di volte mentre ero lì a aspettare, e le persone che arrivavano, c'era chi non sapeva che l'acqua al pranzo era esclusa, chi è andato a bere 20 cocktail e non aveva il pacchetto dei drink. Quindi si è trovato praticamente a spendere, gente che aveva speso anche 1.000-1.500 euro solo di extra durante la crociera. Quindi fate molta attenzione, ragazzi, fate molta attenzione quando andate sulle crociere. Stavo guardando, io dovrei togliere, poi io ho comprato delle cose al duty free, quindi circa una 90 di euro. Io in tutta la settimana, escursioni incluse, e adesso arriviamo a parlare delle escursioni, ho speso 400 euro, togliendo appunto gli 85-90 euro del duty free. Quindi ho speso tanto, perché comunque 400 euro non sono pochi, ma comunque considerando che ci sono anche le escursioni che adesso vi vado ad elencare, c'è tutta l'acqua, ho fatto delle donazioni a MSC Foundation, ci sono dentro i videogiochi, perché sono andato a giocare anche videogiochi con il mio bambino, 1,50 € a partita, giusto così per ricordarlo, e internet, perché adesso ovviamente arriviamo ad un'altra cosa fondamentale: il pacchetto internet. Allora, qua devo tirare un po' le orecchie ad MSC. Partiamo dal costo, ok? Perché è il costo poi che ci dà la proporzione se questa è una cosa che vale la pena farla oppure no. Anzi, vi premetto anche una cosa prima: il pacchetto internet uno lo fa perché, ovviamente, perché quando sei a Marghera che stai per partire il telefono ti prende. Nel momento in cui tu parti e vai a 2 km di distanza dalla costa, il telefono ovviamente non prende più, fino a quando poi non attracchi in altre parti. Ovviamente altre parti, se il tuo operatore poi da altre parti ti fa prendere la linea per poter, non so, anche rispondere su WhatsApp. Nel mio caso, visto che io sono esposto quotidianamente su tutti i social, i primi 3 giorni dove il pacchetto internet non l'avevo fatto, mi aveva fatto anche piacere, perché mi sono rilassato per 3 giorni senza esposizione social. Comunque, andiamo a vedere il costo dell'internet wireless. Io per due dispositivi, il mio telefonino e quello di Claudia, ovviamente dovete considerare che io ho speso 130 euro
all'interno dei 400 di cui vi parlavo prima, ma dovete togliere 2 giorni, quindi probabilmente se lo fate per la settimana intera probabilmente è più alto. Nel mio caso io i primi 2 giorni non ce l'avevo, quindi ovviamente ho speso meno. E qua devo tirare le orecchie ad MSC. Perché devo tirare le orecchie? Perché se tu mi fai spendere 130 euro per il pacchetto internet, tu devi garantire a tutti i tuoi clienti che internet prenda. Perché che io sono nella cena, nel luogo in cui si svolge la cena o nel luogo in cui c'è l'arena per vedere gli spettacoli e le tacchette del wifi è 5 su 5, va bene, mi fa piacere, ma poi quando torno in camera e devo andare a leggere le mail del lavoro, devo guardare i vostri commenti sotto i video, devo guardare delle cose di lavoro, non so, devo mandare una mail, devo rispondere a qualcuno, a mia madre, devo fare una videochiamata con mia madre e il telefono non mi prende, capite che questa è una cosa che mi ha dato fastidio. Questa è una cosa che mi ha dato fastidio. Quindi col senno di poi il pacchetto internet, sì, lo faccio, lo rifarei il pacchetto internet, però almeno su MSC Lirica è un problema, perché tu MSC devi garantire a tutti i tuoi clienti che nel momento in cui arriva ti acquistano il pacchetto internet da 150 euro, tu devi garantire che loro in qualsiasi posto della nave in cui sono internet deve prendere, se no decade il fatto per cui uno fa internet. Anche se vi dirò il fatto che poi non mi prendeva neanche in camera, alla fine stesso discorso di prima, un po' mi ha fatto piacere perché ho tagliato completamente per una settimana, mi sono rilassato. Arriviamo anche qua ad un altro argomento super mega importantissimo: il pacchetto escursioni. Allora, che cosa prevedeva la nostra vacanza? La nostra crociera prevedeva partenza da Marghera, Venezia, prima pausa, primo attracco in Montenegro, poi siamo ripartiti, siamo andati in Grecia, Mykonos, Santorini, abbiamo fatto Ancona e poi siamo tornati su verso il nord Italia e siamo ritornati a Venezia. Allora, c'è da fare un discorso importantissimo riguardo al pacchetto escursioni. Avete la possibilità di acquistare, anche questa cosa non ve la racconta nessuno, avete la possibilità di acquistare il pacchetto escursioni prima di andare in crociera con un 20% di sconto dal sito di MSC. Ma c'è un ma. E il ma qual è? Siete sicuri poi dopo di voler fare tutte le escursioni che avete prenotato? Ovviamente uno mi dirà: Lollo, è ovvio che le faccio, ho speso, adesso vi racconto, cifre folli per acquistare le escursioni, poi me le vado a fare. Vero? Però durante la vacanza, anche parlando, scambiando delle chiacchiere anche con le altre persone, tanti esponevano questa domanda che io vi ho appena fatto nel modo in cui, cavolo, averlo saputo prima mi risparmiavo 200 o 300 euro cada un'escursione. Adesso vi spiego tutto. Avrei voluto magari risparmiare perché mi volevo rilassare sulla nave. Quindi il mio consiglio riguardo alle escursioni, e adesso vi racconto di Santorini. Il mio discorso riguardo alle escursioni è questo: se siete sicuri al 100% che a voi piace svegliarvi alle 5 di mattina, 5-6 di mattina, per andare a fare le escursioni nei posti in cui vai, e siete sicuri che quelle cose lì la fate perché non avete i bambini, come nel mio caso per me è stato un problema, adesso vi racconto di Santorini. Se siete sicuri che questa cosa la volete fare perché siete una coppia, avete dei figli grandi che sicuramente quella roba lì non li pesa, allora tranquillissimi di farlo, andate a farlo tranquillamente. Per quanto mi riguarda invece ho fatto benissimo a non risparmiare il 20% e prenderle praticamente tutte, ma di giorno in giorno le compravo sulla nave. Piccolo trick per chi farà lo stesso nostro viaggio, cioè Santorini. Questo viaggio di Santorini, questa volta è stata già la 4ª volta che andavo su una crociera. Sono andato tantissimi anni fa, quasi non c'erano neanche i pacchetti, quindi era una cosa completamente diversa. Però l'altra volta, quando ero andato a fare quando avevo preso la nave che attraccava a Santorini, l'altra volta, per non spendere i soldi dell'escursione a Santorini, che adesso vi racconto, l'escursione a Santorini costa 55. Noi abbiamo preso quella più economica in assoluto, abbiamo speso 55 euro a testa e 40 al bambino, quindi 110, altri 150 euro, ragazzi. Crociera, mettetevi l'anima in pace, costa tutto tantissimo. L'altra volta io non avevo preso questa escursione per Santorini, quindi cosa succede? Che arrivo a Santorini,
guardo, perché per chi non lo sapesse vi faccio un'infarinatura generale veloce, perché questo è un video di carattere generale. Arrivi a Santorini e c'è praticamente una scalinata infinita per salire, dove salgono tra l'altro anche gli asinelli, ok? Tutti, guardando il costo delle escursioni, dicono: va col cavolo che io spendo sti soldi per andare. Vado lì, mi faccio la scalinata, salgo a Santorini e poi vabbè, faccio quello che devo fare e poi scendo. Stessa cosa che avevo pensato io. Bene, l'errore più grande che uno potrebbe fare se dovesse decidere di andare un giorno a Santorini. Santorini è forse l'unica escursione che merita i 55 euro a testa che ti portano su. Perché? Perché la salita, ragazzi, vi do dei dati per farvi capire. Noi siamo arrivati lì, abbiamo pagato 55 euro a testa, 40 al bambino, ci ha preso il pullman, ci ha portato su a Santorini, abbiamo fatto tutto il nostro giro e poi siamo scesi. Noi a scendere, ok? Ci abbiamo messo più di un'ora, dalla punta di Santorini fino ad arrivare a dove attracca la nave. Quindi a scendere ci abbiamo messo un'ora. Quindi presumo che per salire tranquillamente ci vuole... Adulti, non parliamo di bambini, adulti almeno un'ora e mezza, 2 per salire. Ma almeno tranquillamente. Considerate anche che mentre salite ci sono gli asini, che ovviamente sono animali, quindi fanno le loro cose, lasciano tutto sporco. E salire non è facile, una roba, ragazzi. Vedevo, concludo qua. Vedevo le persone che salivano dalle scale che erano tipo, non so, avevano fatto 10 minuti di salita. Io, Claudia e il bambino stavamo scendendo, ci guardavano tutti sudati con in mano i bambini. Ma manca tanto. Signora, veda lei, ci vogliono ancora ci vuole ancora un'ora e mezza prima di salire. Però vabbè. Quindi è quello, quindi ragazzi, il trick delle escursioni è questo, cioè aspettate a prenderle e vedete di giorno in giorno, non risparmiate il 20%, ma di giorno in giorno decidete se farla. E se un giorno doveste decidere di andare a Santorini con una nave da crociera, ricordatevi di prendere il pacchetto, quello da 55 euro, perché gli altri ti portano in giro, ti fanno fare 1000 giri. Ah, poi vi stavo dicendo, i pacchetti delle escursioni, ragazzi, costano ma cifre folli. C'è tipo escursioni che stai in giro 6-8 ore, 500 euro ad adulto. Cioè, ad adulto, Quindi vuol dire che se tu fai quel tipo di escursione, ti piacciono quei tipi di escursione, paghi 500 euro al giorno, il bambino magari costava meno, quindi 1300 euro al giorno, nel caso che eravamo io, Claudia e il bambino, per... diciamo 5 giorni di escursione, cioè arrivi a pagare 10.000 euro o più per fare una crociera. Quindi attenzione, fate bene i vostri calcoli. Ovviamente poi uno, se i soldi ce li ha, li spende come cacchio preferisce. Però insomma, mi sembrava giusto condividere con voi queste cose da papà. Poi mi sono segnato, si mangia bene? Sì, ragazzi, si mangia bene. Sulle navi da crociera, specialmente MSC, il vero plus è che si mangia veramente bene. Quindi abbiamo mangiato bene. Sono stato super soddisfatto di questa di come abbiamo mangiato sulla nave, sia colazione, sia pranzo, sia cena. Colazione internazionale, quindi sia dolce che salato. Pranzo dove è a buffet, quindi puoi prendere quello che vuoi. Ovviamente ricordatevi poi il discorso dell'acqua. E invece cena che sei servito alla carta, come se fossi in un ristorante vero e proprio. Qualità, ripeto, delle cose da mangiare altissima. Unica piccola osservazione, io sono un mangione, alla sera era un po' poca roba. Cioè non poca, perché poi alla fine vabbè mangi tutto il giorno. Però a cena non è che era in quantità tantissima, ma io sono abituato da mia mamma che mi fa le melanzane da 3 etti, quindi non faccio tanto conto in questa cosa. Arriviamo alle ultime 4, anzi, cose importanti. Quindi, costo totale, quanto ho speso. Ragazzi, questa crociera mi è costata più o meno, euro più euro meno, circa 4.000 euro. Quindi io, adulto, Claudia, la mia compagna adulta, e il bambino di 5 anni, una settimana abbiamo probabilmente anche superato i 4.000 euro per fare questa crociera. Altre domande? Spese aggiuntive, tutto quello che vi ho raccontato prima, quindi internet, le varie escursioni e tante altre cose che dovete stare molto attenti quando andate poi ad acquistarle sulla nave, perché poi il costo aggiuntivo vi arriva alla fine. Voi pagate con la carta, se non ce l'ho qua, se no ve la facevo vedere. È tipo una carta di credito.
tu accedi alla tua cabina con la carta di credito, ma puoi anche praticamente usarla per acquistare qualsiasi cosa sulla nave. Quindi tutte spese che tu fai, carichi e poi dopo va, cioè, e ti trovi alla fine tanti, ripeto, ho visto la scena, tantissimi alla fine si sono trovati 1.000 euro da pagare perché non sapevano che costava 7 euro a cocktail e ne hanno presi 3 al giorno, quindi era meglio che si facevano il pacchetto. Arriviamo alle ultime 2 domande e la prima è: Lollo, ma ne è valsa la pena? Ragazzi, io mi sono scritto qua nei miei appunti, dipende da tanti fattori, dipende dall'età. Perché ovviamente io a 17 anni la crociera l'ho fatta, con i miei genitori, mi era piaciuta molto meno rispetto a farla adesso a 43 anni, quindi l'età è un fattore importantissimo. Dipende cosa vi aspettate, perché se vi aspettate di fare delle escursioni che durano notte e giorno, ovviamente sulla nave non puoi farlo. Massimo la nave, se non ricordo male, forse c'è stata solo una notte che siamo stati, dico parcheggiati, perdonatemi, non so come si dice in termine marittimo, siamo stati fermi in un posto e solo in quell'occasione lì siamo stati fermi durante la notte lì e quindi abbiamo attraccato, ecco, abbiamo attraccato lì, siamo rimasti fermi durante la notte. In tutto il resto della vacanza durante la notte navigavi, quindi non puoi andare in un posto e stare 12 ore in un posto, quindi dipende anche da che cosa vi aspettate. Ci sono stati dei divertimenti? Sì, comunque ci sono gli spettacoli che sono fatti molto bene, al netto che comunque era le 10 di sera, quindi il bambino aveva voglia di dormire, quindi non è che ne abbia visti tantissimi, o quelli che ho visto sono durati poco. Però la mia opinione in carattere generale è un'opinione molto positiva per MSC Crociere. Ultima domanda, Lollo, la rifaresti? Sì, e qua concludo il video. La rifarei? La rifarei sicuramente. Probabilmente non a breve, perché secondo me è una cosa che devi fare non sempre. È una bellissima esperienza che vale la pena di fare, ma non farla sempre. Secondo me ogni tanto è una cosa che ci sta. Se guardiamo l'aspetto economico, io, per chi mi segue anche da 15-20 anni fa su tutti gli altri canali, sa che io ho girato il mondo, sono andato in Giappone, sono andato in Cina, sono andato in Corea, sono andato ovunque quando avevo il vecchio canale e ovviamente in anni completamente diversi, perché stiamo parlando del 2010, però credo di aver, quando sono stato in Giappone, sono stato lì 2 settimane, credo di aver speso più o meno la stessa identica cifra tra extra e veramente eravamo in 2 e non eravamo col bambino, allora. Però sì, la rifarei sì, l'anno prossimo no, però probabilmente in futuro ci tornerò. Ragazzi, questo è tutto, perdonate il video valanga da mezz'ora, spero vi sia piaciuto e come sempre, se avete domande fatemele sapere, scrivetele qua sotto che vi rispondo. Prima di chiudere il video, like a questo video, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, tra l'altro credo che abbiamo già superato i 10.000 anche sul secondo canale, quindi grazie di cuore a tutti, un saluto a tutti e insomma, come vi dico sempre sul secondo canale, buona vita, ciao!